Hello beautiful dancer, ciao a tutti. Oggi facciamo questa intervista bilingue. Hello, a little bit of patience because this interview today will be in Italian, but you will find also the subtitles in English. Quindi sarà un'intervista in italiano con i sottotitoli in inglese perché ho l'onore, il piacere e veramente sono super felice di ospitare Sara Pappalardo. Today, my guest is going to be Sara Pappalardo, which is a dancer and instructor from Catania in Italy. She's an Oriental dancer and Bollywood dancer. Sara, per chi non la conoscesse, è un'insegnante di danza orientale e Bollywood di Aci Bonaccorsi di Catania. La sua scuola è Terial Kubra. Her school is named Terial Kubra, and we talk a lot about what it is, how it is that she came into dance, how she opened a school, which is one of the most beautiful schools I've ever been into, and also what's the difference between traditional dance and fusion dance. So, hot topic. Abbiamo parlato tantissimo di come lei ha aperto la sua scuola, come è arrivata alla danza e ha una storia bellissima da condividere con noi. E abbiamo parlato anche delle differenze tra la danza, diciamo, tradizionale e le danze fusion, quindi un hot topic molto interessante. It's going to be super interesting. I'm super excited to share this with you. Sarà super interessante e non vedo l'ora di condividerla con voi. Buona visione, buon ascolto. Grazie Sara, benvenuta. Grazie Barbie per questo invito bellissimo. Sono super contenta di questa intervista perché, vabbè, tu lo sai che quanto ti ammiro e quanto è la nostra relazione, quanto è importante per me a livello non solo personale ma anche di danza, perché io ho iniziato a insegnare nella tua scuola, insomma, la mia vita nella danza ti deve tanto, ecco, non Eh, solo nella danza fusion, ma anche nella danza indiana, insomma, tutto in qualche modo è ruotato attorno a te al Cubra, che è la tua scuola, e oggi ne parleremo anche un po', quindi sono Grazie, io mi veramente contenta. emoziono, poi mi escono le lacrime, non si fa, non si può. Beh, è stato facilissimo credere in te perché tu sei un talento, quindi cioè, un cieco poteva non vederlo, ma già da subito ho detto, Mizzica, questa ragazza, porca miseria, e Mm. infatti... Infatti, Barbara, proprio io non seguo moltissimo il tribal, però appena mi dicono tribal io dico Barbara, non c'è molto altro. Bene. Grazie, grazie. Allora, partiamo subito con la prima domanda, che è quella che io faccio sempre a tutti i miei ospiti perché mi piace iniziare dalle origini. Quindi, come tu hai incontrato la danza o come la danza ha incontrato te in qualche modo? Perché poi al solito è come se la vita si incastrasse in modo tale che, no? Quindi se vuoi raccontarci un po' la tua esperienza, Eh, la tua storia. che bello questa opportunità che dai, perché magari io ho l'opportunità di parlare con alcune persone anche della mia scuola, della mia vita, della mia storia, però poterne parlare appunto a tutti è molto bello. Allora, io ho danzato da quando ero piccola, cioè a 2 anni dicevo, guardavo la TV, c'erano tipo, che ne so, Lorella Cuccarini, Eter Parisi, e dicevo, voglio fare la babbaina, perché non ce la facevo neanche a dire ballerina, quindi proprio volevo fare la ballerina. Da piccola, quindi anche come giochi tipo, che ne so, c'è chi gioca a fare la mamma da bambina, no? Io giocavo a fare le coreografie, quindi già da piccina senza necessariamente appunto andare alla mia direttamente danza, no? Però anche perché poi lo vedremo magari anche dopo se ne abbiamo l'opportunità, per me la danza è la danza. Poi ci sono tanti linguaggi, però poi è una la danza, no? E quindi io amavo danzare, però questo cozzava tantissimo col mio essere super timida. Quindi ero quella classica che racconto sempre, che sta sulla sedia di plastica alle feste, tipo con gli amici, anche tipo da adolescenti, no? Sta seduta proprio ancorata, che desidera danzare, però si vergogna. E allora facevo sempre tanta fatica a vivermi in maniera rilassata il momento della danza.
Poi c'erano delle volte in cui in discoteca amavo danzare, poi da piccolo ho fatto danza classica un pochino, per 2 anni, poi un giorno ho visto una ragazza che aveva il piede sanguinante e ho detto no, io questa danza non la voglio fare perché l'ho associata, ero piccina e l'ho associata a qualcosa di negativo. Però la danza è sempre stata presente nella mia vita. Poi ho fatto un viaggio in Libano, avevo 19 anni, perché ho la fortuna di avere uno zio acquisito che ora non c'è più, però avevo questo zio acquisito libanese che ci ha portato a conoscere la famiglia in Libano. E quando sono arrivata in Libano ho provato qualcosa di particolare perché anziché vergognarmi di danzare, come succedeva qua in Occidente, io avevo vergogna a stare seduta perché lì danzavano tutti, la nonna, il papà, la mamma, il bambino, tutti. Appena c'era la musica, tutti si muovevano e danzavano, ma tra l'altro senza neanche codifica del movimento. Danza, punto. Cioè naturale, no? E allora io sono impazzita. Ho detto quando torno in Italia devo fare questa danza, perché avevo capito che in questa danza ci poteva essere una ricerca della naturalezza, si può dire naturalezza? Non lo so, della spontaneità, ecco, della danza. Quindi del vivere la musica e la danza come un qualcosa di spontaneo e di sociale, di comunitario, che è una cosa che un po' abbiamo anche perso, no? E quindi questo. Poi quando sono tornata in Sicilia ho detto no, faccio danza orientale, ma non immaginavo mai di arrivare dove sono arrivata adesso. Infatti mi piace che tu mi abbia detto, o forse è la danza che ti ha preso, perché appunto io studiavo all'università e quindi non mi immaginavo. Poi appunto la vita mi ha portato alla danza, anche se avevo iniziato così come attività collaterale, anziché andare in palestra, andavo a fare danza orientale. Però poi alcune cose, non so se abbiamo tempo per raccontarle, mi hanno portato invece all'insegnamento della danza. Magari adesso ce le racconterai un po' perché parleremo anche della tua scuola, di come tu come hai fondato la tua scuola e come hai iniziato anche ad insegnare. Però prima di passare a questo argomento dell'insegnamento, vorrei farti diciamo, una domanda un po' diversa, nel senso, immaginiamo di trovarci, ci incontriamo per la prima volta, non ci conosciamo, magari appunto siamo chiusi in un ascensore o al bar, non so. E io ti incontro e ti dico, ah, che bello, ma tu cosa fai nella vita, no? E siccome Mm. secondo me tu fai molto di più di insegnare solo danza, se tu dovessi riassumere in una frase più o meno, tu che fai nella vita? Mamma mia, allora è difficile riassumere perché appunto la danza è assolutamente un mezzo. Io lo riassumerei in due modi. Faccio capire alla gente che si può sognare e si possono realizzare i sogni, e questo è il mio motto. Ce l'ho anche scritto a scuola, qui si sogna appena si entra, no? Quindi faccio capire che è possibile realizzare i sogni e poi aiuto la gente a vedere la bellezza. Provo a fare questo. Bellissimo, guarda, ho i brividi, stupendo. Penso che sia veramente qualcosa che possiamo tatuarci tutti noi danzatori, artisti, cioè alla fine noi cosa facciamo? Puntiamo alla bellezza, che poi veramente è qualcosa che può avere un impatto nelle vite di tutti, perché troppo spesso viviamo senza riconoscere più la bellezza e quindi bellissimo, questo è veramente stupendo, grazie. Poi l'arte serve a questo, no? E poi la bellezza, sempre ricordandoci che la bellezza è relativa. Quindi Appunto. la bellezza per me è l'esistenza piena. E quindi la danza fa questo, no? Ti fa vivere pienamente la tua esistenza e in quanto tale diventa bella la tua esistenza. Non sei di passaggio nella tua vita, ma diventi protagonista della tua vita, no? Del tuo corpo, di quello che in questo momento, in questa dimensione sei. Bellissimo, grazie, veramente stupendo. E quindi, tornando alla tua esperienza, sei tornato dal Libano, hai iniziato a studiare questa forma d'arte e poi hai fondato la tua scuola, no? Teri Sì. Al-Kubra, che poi anche qui è un nome super interessante. Guarda, parlavo qualche settimana fa, ho intervistato Deba Priya, che è una ragazza indiana,
Ah, un'insegnante anche lei di danza orientale, fusion, e la sua compagna si chiama Nritya Kosh. Allora abbiamo parlato di quanto sia un nome veramente diverso da quello che si sente normalmente, però lei diceva, però è un nome che, poi lei ha spiegato la storia dietro questo nome, però dice è un nome che mi identifica. Diciamo questo, quante rose del deserto ci sono al mondo, senza nulla togliere, no? Però Teri assolutamente Al-Kubra sicuramente ha una storia che tu ora vorrei raccontare. sì, assolutamente. E, allora, per me intanto tutto, tu conosci la scuola, per me tutto quello che tu fai nella tua vita deve avere la tua impronta, soprattutto se non è quello che scegli di fare un'operazione solo commerciale, ma è una parte di te stessa, no? E quindi io ho voluto dare già dal nome un bel imprinting proprio alla scuola e al mio essere all'interno della scuola. E ti spiego il perché. Quando io ho conosciuto la zia di questo mio zio acquisito che si chiamava Teri, c'è stato un momento, poi lei se n'è andata, era una donna grande, era una donna particolare perché era una donna anziana, grossettina, cioè pienotta, con una voce, anche la voce era tipo molto roca, e poi di una dolcezza e di una delicatezza anche nel tocco, cioè nello spostare le cose sulla tavola, era di una delicatezza disarmante. E quindi una donna incredibile e io ero affascinata da questa donna. E un giorno lei tolse una tovaglia da tavola, appunto dal tavolo, me la mise sui fianchi, mi guardò e mi disse: Tu devi danzare. E a me quel messaggio arrivò tipo: Non tu devi danzare, alziamoci e danziamo. C'era la musica, quindi poi noi abbiamo danzato in quel momento. Così, proprio come ti dicevo che si fa in Libano in maniera naturale, no? Noi eravamo in quel momento in Sicilia, quando lei era venuta qua in Sicilia a trovarci. E quindi abbiamo messo la musica, abbiamo danzato. Ma tu, quel tu devi danzare, per me è stato un messaggio di vita. Cioè tu devi danzare nella tua vita. E questa donna è stata la prima che mi ha proprio instillato questo messaggio. Cioè, non so, credo che fosse per me una messaggera, perché poi io ho avuto poco a che fare con lei, nel senso non l'avrò vista 3-4 volte in tutto. Lei viveva in Libano, è venuta qua quando si è sposato mio zio, però poi non l'ho vista molto. Però quando ci siamo viste ha avuto proprio un compito speciale, quello di portarmi verso la danza. E quindi quando ho aperto la scuola gliel'ho dedicata a lei. Teri al Cubre significa la grande Teri. E perché ho aperto la scuola però? Perché appunto volevo fare la pubblicitaria, cioè la copywriter, lavorare nel mondo delle pubblicità perché comunque mi affascina la comunicazione, cioè come la gente, come arrivare a dare un messaggio alla gente. Mi affascina questo processo, no? Arrivare nel cuore o comunque dentro la gente, ecco. Quindi ho studiato comunicazione, però poi ho lasciato l'università perché ho iniziato un progetto di servizio civile qua nel paesino dove vivo e siccome non dovevo fare niente, cioè mi prendevo i soldi dallo Stato perché mi pagavano ogni mese, avevo 20 anni, mi pagavano ogni mese e mi prendevo questi soldi senza fare niente di produttivo perché teoricamente dovevo dare informazioni ai turisti. Ma non ce n'erano turisti 20 anni fa, adesso, Bonaccorsi. Quindi io non facevo niente di fatto. Per cui ho detto, però aspetta, studiavo danza da 1 annetto e mezzo, no? Allora ho detto, ma che posso fare? Posso insegnare alle donne del paese, mentre io sono qua nella sede del servizio civile, insegno alle donne del paese quello che io ho appreso della danza, senza pretese. Quando ho finito l'anno di servizio civile, le donne che erano venute al corso, perché poi hanno aderito in tante quell'anno, per me, finito il servizio civile, finiva questa esperienza, e invece loro mi hanno detto: no, noi vogliamo assolutamente continuare a ballare, tu devi aprire una scuola. E io dicevo: ma siete pazze? Cioè, io devo studiare, ho altri progetti. No, devi aprire una scuola, dobbiamo continuare. E allora mio padre mi ha dato casa sua, mia madre mi ha iscritto in un corso di formazione per insegnanti e tutto Ting! l'universo si è adattato e si è allineato a questa mission.
Wow, che poi è una mission che ti ha portato ad avere una scuola, cioè ora non per dire, ma io Tere Cubra l'ho vissuta, no? Ho insegnato lì 7 anni ed è una scuola veramente meravigliosa che ospita tantissimi studenti, no? In un paesino così piccolo della provincia del Catanese, un mondo tutto legato attorno a queste danze che veramente tutto quando tu hai iniziato penso che non erano così conosciute, quindi hai veramente anche costruito una comunità di persone che sono appassionate a queste arti, no? Sì, io credo che di aver creduto, penso sempre che l'energia che noi mettiamo in un qualcosa, che sia un rapporto, che sia un progetto, cioè l'energia che noi mettiamo in quella cosa la alimenta. E allora io a un certo punto, sostenuta da queste donne che volevano continuare a studiare, dalla mia famiglia, perché le cose non si fanno mai da sole, ci sono sempre tante cose che concorrono affinché tu vada sulla giusta strada, no? Sulla strada che ti appartiene. E quindi attraverso tutte queste presenze, quindi i miei genitori, la mia famiglia, le opportunità che mi si sono presentate, ho costruito, ma io direi abbiamo costruito, abbiamo e includo anche te che venivi a fare i corsi lì, no? All'inizio. Cioè tutte le persone che hanno fatto parte e fanno parte tuttora della storia di Terial Kubra la alimentano. E quindi non credo di essere solo io a generare questo rimbombo, no? Questa energia, ma credo che siamo tutti insieme. Lì dentro ci sono tante energie dentro la nostra scuola. E quindi credo che sia questa il segreto, la chiave, anche se all'inizio non ci credeva nessuno, anche i paesani stessi, noi siamo il più piccolo paese della provincia di Catania. I paesani mi dicevano: Ma che stai facendo qua da Cibonaccorsi? Danze orientali. E invece è andata e va tuttora e ringrazio il cielo. Poi è chiaro che ci sono ovviamente gli anni, noi siamo usciti adesso dal Covid, quindi ci sono anni in cui va meglio, anni in cui va peggio, la gente che va, che viene. Però io devo dire che Terial Cubra è una realtà che da 20 anni a questa parte resiste a tutto e che è un contenitore di bella gente che vuole studiare, che vuole rilassarsi, che vuole condividere, perché oggi è difficile anche trovare le alunne giuste. Quindi io mi sento sempre fortunata di avere accanto persone motivate, per cui questo credo che sia la cosa più bella. Sì, ma come dici tu, poi è anche una questione energetica, è come se si fa una sorta di scrematura da sola, no? Cioè, secondo me Tirel Cubra attrae anche persone in risonanza, Sì, quindi o persone anche che hanno bisogno di noi. Certe volte mi capita, non ho paura a dirlo, che mi arrivano persone che mi sembrano un po' disallineate, no? Sai, l'alunna difficile. E allora poi penso, trovo sempre la forza di andare ad affrontare le varie situazioni perché penso forse quella persona ha bisogno di noi o anche noi abbiamo bisogno di lei, cioè tutto quello che poi la vita ti mette davanti è una sfida che ti fa crescere, no? E quindi diciamo che poi tutto trova un senso. è bellissima questa storia perché non solo quello che tu racconti è la storia in sé, ma anche quello che io colgo tra le tue parole è proprio questo, sai, a volte quando, soprattutto nel mondo della danza, chiamiamola orientale, nelle danze arabe, qui in Occidente, chiamiamolo Occidente, e c'è molto c'è questa centralità della figura dell'insegnante o della performer che ha questo ruolo potente, perché comunque quando è sul palco è molto spesso una danza solista, quindi ha questa forza e questa energia ammaliatrice anche forte, no? E invece quello che io sento nelle tue parole è proprio un senso di identità comunitario che va oltre la singola insegnante, sei tu, sicuramente tu sei una grande forza che crea questa comunità che tiene le persone insieme, che fa venire le persone. Però la tua mentalità va oltre te come centro e cerca no, di pensare alla comunità, appunto, e non solo a te, insegnante, che fai quello che Sì. fai. E questo secondo me è una chiave molto importante da cogliere. Sì, grazie, grazie perché il messaggio è esattamente questo. Ma io dico sempre, per esempio,
oggi faccio dei corsi di formazione alle insegnanti, no? E dico sempre che io posso formare le insegnanti, ma le loro alunne, cioè le alunne di questi insegnanti che io formo, saranno la loro vera formazione. Quindi io stessa sono cresciuta attraverso le persone che sono venute a Terial Club, ma anche attraverso il rapporto con Barbara, il rapporto con Giusy, il rapporto con Giovanna, anche lavorativo, no? Non è che nessuno di noi nasce con il manuale, ok, ora divento la perfetta insegnante, la perfetta organizzatrice, la perfetta... No, ci vuole un po' di buona volontà, un cuore aperto, una mente aperta e poi cercare di amalgamare il tutto. Ci proviamo. Questo è, diciamo, un messaggio a tutte le possibili o comunque future insegnanti o chi già insegna, no? Quindi cuore aperto, mente aperta, e, insomma, e soprattutto essere pronti ad imparare, soprattutto dalle nostre allieve e dai nostri Esatto, allievi. esatto. Bene, bene. Allora, salto direttamente alla prossima domanda, che in qualche modo è sempre correlata, perché all'interno di Terial Kubra e quindi anche del tuo insegnamento, di quello che tu proponi, si trova sicuramente la danza, chiamiamola orientale, del ventre. Dico Sì, chiamiamola perché ormai dobbiamo mettere tutto tra virgolette, perché soprattutto sì, post pandemia c'è stata una grande conversazione aperta e io sono contenta di questa cosa perché mi piace quando le cose si rimettono un po' in discussione e si crea un po' quella, no? Diventa tutto un po' più frizzante, però è anche un po' difficile poi parlare di questi argomenti perché dici, vero, ok, ma danza tu del che... ventre, danza orientale, danza araba, come si deve Araba, chiamare? non lo so. Ok, mettiamo tutto tra virgolette, poi ognuno sceglie la sua, la sua definizione preferita. Però chiamiamole danze orientali, ma troviamo anche il Bollywood. E quando io ora insegno ancora a Tel Cubro, però in maniera mensile, troviamo anche la danza fusion. Allora, la mia domanda, considerato che invece appunto la mia comunità e le persone che seguono questa interviste che faccio appartengono molto anche al mondo delle danze fusion. La mia domanda a te, che in qualche modo rappresenti invece una delle insegnanti a livello italiano più legata alla danza del ventre classica, chiamiamola così, no? Oltre che al Bollywood. Come è percepita la fusion all'interno del mondo delle danze del ventre? Ed effettivamente c'è una differenza tra tradizione, fusion, anche perché vorrei che tu ci parlassi magari anche all'interno delle stesse danze del ventre, che noi definiamo tradizionali magari anche, ci sono magari anche tante prospettive e tanti rami diversi. E non a caso tu a breve partirai per l'Argentina, e magari ora ce ne parlerai. Allora, questa domanda è impegnativa da morire. Quanti giorni abbiamo per rispondere? Qualche minuto. No, vabbè, Allora, vai, tranquilla. dunque, devo riordinare le idee perché veramente è un pozzo questa domanda che mi hai fatto. Però è importantissimo parlarne. Intanto, come dicevo prima, per me, tutto quello che dico è sempre la mia visione, no? Per me la danza è una, cioè il corpo che si muove e nell'atto di muoversi sperimenta l'esistenza, si connette con la propria emotività personale e la esprime. Questa è la danza per me. E poi, in base alle epoche, in base alla regione geografica, dove tu danzi, dove tu cresci, dove tu vivi, sperimenti, figlia ovviamente del tempo, del periodo storico in cui si vive, della musica che si produce, perché noi siamo danza perché esiste la musica. Potremmo essere danza anche a prescindere dalla musica, ma il connubio direi che è poetico ed è meraviglioso, no? E quindi nel mio pensiero di danza non c'è una categoria. Ci sono tanti linguaggi, così come ci sono le lingue del mondo, no? C'è il tedesco, l'inglese, lo spagnolo, però poi sono lingue che poi si coniugano in maniera diversa. A me piace di più lo spagnolo, per esempio, dell'inglese, ma per una questione di sonorità, per una questione, non so, di alcune caratteristiche, perché poi ognuno di noi ha un gusto personale, no? In quest'ottica, per me diventa interessante però conoscere tutti i linguaggi, quindi sperimentarli, poi capire quello che è più adatto a me, che è più nelle mie corde. Io non so se appunto
chi ci ascolta crede nella reincarnazione, nelle vite precedenti, però chissà se anche abbiamo una connessione con qualche vita passata o con un nostro ancestrale particolare e quindi ci sono delle cose che ci risuonano, no? E per cui per me ognuno deve scegliere il proprio filone, cioè quello che veramente ti fa stare bene, no? Però poi tutti dovremmo teoricamente sperimentare tutte le danze. Io ho avuto l'opportunità di fare un po' di tango, un po' di flamenco, un po' di pop, un po' di tribal, un po' di Bharatanatyam, un po' di Kathak, cioè più danze posso studiare e più sono felice, perché è come se il mio corpo si amplificasse, no? Che come se scoprisse percorsi fisici e neurologici e mentali nuovi e quindi la mia possibilità poi di parlare, e io lo associo sempre alla comunicazione verbale, è più varia. Se io conoscessi bene l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, potrei parlare con tutti. Quindi più linguaggi ho e più posso comunicare con tutti. Quindi in questa mia grande ottica e visione della danza, per me tutte le danze devono avere uno spazio e un rispetto. E soprattutto quello che deve avere rispetto è l'evoluzione della danza. Non si può pensare che ci sia una danza autentica e una meno autentica. Ogni danza è figlia del suo periodo storico, delle menti geniali che hanno contribuito all'evoluzione di quella danza e quindi va rispettato tutto. Però non c'è una tradizione. Questa cosa infatti mi fa un po' ridere perché in Italia da un lato mi chiamano spesso per Sara, tu sei una delle poche che fa il folklore bene, che fa il muash, e poi però mi dicono, ah, però tu Sara sei stile argentino, però Sara fa anche Bollywood, allora Sara che cos'è? Niente, è una, semplicemente una persona che studia tanto, che ama la danza, che ama guardare la danza e la musica da tanti punti di vista. E poi è chiaro che il mio rispetto per la tradizione sta nel fatto che se io dico sto portando in scena un omaggio alle Gawasi del 1800, cerco in tutti i modi di portare in scena una danza, un abbigliamento, un punto di vista teatrale che si riferisce a quel momento storico. Se io dico sto portando in scena una danza che fa un omaggio a Mahmoud Reda, cerco di studiare tutto quello che ha a che fare con Mahmoud Reda e lo porto in scena rispettando la sua danza. Però non c'è un punto d'inizio e non c'è secondo me qualcosa di realmente autentico, c'è un percorso. Basta che tu vai a attingere da questo percorso della danza, che poi è il percorso dell'arte. Come si può dire che Caravaggio è autentico e Kandinsky non è autentico? Solo perché non si vede il tratto, in Kandinsky non si vede l'immagine. No, Kandinsky si è evoluto, ha cercato di comunicare altro, no? E così per me è la danza, cioè la danza non la puoi fermare, se veramente ami la danza e veramente ami l'arte, non la puoi incasellare in tradizionale, antico, no, cioè ognuno deve dare la sua pittura di quello che è appunto il suo quadro personale. Questo è il mio pensiero. Assolutamente. Ma mi viene in mente una cosa quando parlavi di linguaggio, di comunicazione. Ho letto così molto velocemente, però ho letto questa informazione stupenda che, per esempio, ora non mi ricordo esattamente qual è il popolo di cui sto parlando, però è uno di questi popoli che vive a contatto veramente col grande freddo, quindi popoli artici, no? C'è un particolare popolo, magari chi tra i nostri, tra le nostre persone ci segue, magari lo vuole scrivere, lo sa, ora non mi ricordo quali sono. Però c'è questo popolo che per identificare il colore bianco non ha solo una parola, perché ci sono migliaia di sfumature di bianco, no? Per chi vive, per esempio, nel circolo polare artico, è ovvio che non c'è solo il bianco, ci sono mille sfumature di bianco. Così come so, per esempio, che in arabo, se non sbaglio, ci sono molti modi diversi di definire l'amore. Cioè non c'è solo amore, ma c'è l'amore per un figlio si dice così, l'amore per l'amante si dice così, e ci sono tante parole diverse. Allora, come dicevi tu, fare tante danze diverse non solo amplia il tuo vocabolario, puoi parlare con chiunque più o meno nel mondo, ma anche proprio a livello, diciamo, tuo di esplorazione delle tue emozioni, delle tue sfumature interiori, no?
ti apre Esatto. tante porte che magari ti erano precluse prima perché avevi solo quel linguaggio lì. Esatto. Infatti mi dispiace molto quando oggi c'è la paura di fare qualcosa di sbagliato. Io dico sempre alle mie alunne, non ce ne sono cose sbagliate. E se tu vuoi danzare uno strumento antico su una musica moderna o viceversa, cioè se tu hai questa esigenza di esprimerti in quel modo, ma vai, ma chi è che si può permettere di giudicare? Tra l'altro, nel mondo delle danze orientali, noi dobbiamo essere consapevoli, lo scrivevo l'altro giorno in un post, che Mahmud Reda, che io reputo il papà delle danze orientali nel Novecento e quindi poi fino a noi, fino ai nostri giorni, era un grande fusion man, cioè lui ha creato delle cose da zero, si è inventato delle cose, non ha solo fatto cose tradizionali. Quindi ha dato sfogo al suo genio creativo. È stato il primo a fare veramente fusion, se vogliamo così chiamarla, no? Perché tra l'altro lui ha avuto è stato in una compagnia argentina e quindi ha avuto delle esperienze che poi ha messo sul campo creando il suo stile. Stessa cosa Badia Masabni che ha iniziato tutte le danzatrici dell'inizio del Novecento e anche loro facevano delle cose super fusion con danze brasiliane. Quindi ragazzi non c'è un inizio, c'è la danza e c'è la danza espressa, ripeto, in zone geografiche diverse, in epoche diverse e anche per esigenze diverse. Perché se io mi devo immaginare una danza spirituale è una cosa, perché magari sto facendo un omaggio a un dio. Se mi devo immaginare una danza per celebrare un momento di comunità, di festa, me la immagino in un altro modo, e il corpo comunica in un altro modo. Quindi le esigenze della vita, unite alla zona geografica, unite all'epoca, determinano la danza. E noi siamo di passaggio come tutti, quindi non possiamo pretendere di cogliere l'esattezza, la verità assoluta, non c'è. E quindi io ci sto stretta con tutto che sono una studiosissima, quindi sono attenta a che magari se tu in una musica trovi un ritmo, magari fai determinate cose, quindi sono attentissima a questo perché sono una studiosa, ma non mi limito e non vorrei che gli altri si limitassero nell'espressione artistica. Sì, come dico a volte alle mie allieve, non c'è la polizia fusion messa lì, tipo, appena... Fortunatamente non c'è. Esatto. Eh, però secondo me hai detto una cosa importante da appuntare, e che è studiare, quindi essere studiosi. Quindi non solo essere curiosi, ma anche essere proprio appassionati studiosi e secondo me già il fatto che tu hai questa passione, questo studio profondo verso anche culture che, diciamo, tra virgolette, non ci appartengono, però anche lì potremmo aprire un grande capitolo, no? Però diciamo che comunque sono culture diverse, altre dalle nostre. Già il fatto che le studi con passione e con amore, di base le approccerai con rispetto e con amore. È ovvio che non c'è appunto la Fusion Police, però se io voglio fare un pezzo su un dio e ho veramente un dio indiano, per dire, non lo so, io studio anche danza indiana come te, Bollywood, ma se veramente lo voglio fare con grande passione e rispetto, saprò che certe cose non le devo fare perché non voglio assolutamente nuocere a nessuno che appartiene a quella cultura e magari crede anche in questa divinità e la celebra, no? Esatto. Quindi penso Tra che la l'altro, passione e l'amore è la prima cosa. Tra l'altro noi cerchiamo che certe volte possono capitare anche queste cose che uno magari dice, forse ho fatto un torto a quella cultura, un errore, ecco, un errore. Però io credo sempre che se tutto è fatto appunto in buona fede, nel senso se tu sai che una cosa non si fa e la fai, e allora è strano. Però dico, non deve esserci la paura. Dicevo l'altro giorno a una ragazza, una maestra italiana con la quale ho avuto appunto uno scambio. E se una persona a New York studia tarantella, io che sono siciliana, magari ne conosco meno di quella che a New York studia tutti i giorni la sua vita tarantella. E non solo perché sono siciliana, dico ok, levati,
la posso fare solo io la tarantella perché sono siciliana. No, oggi il mondo è aperto. Oggi, ma anche già 100 anni fa, la gente aveva capito che viaggiare, i viaggiatori ci hanno dato un sacco di notizie del mondo, perché aveva capito la gente che viaggiare, vedere altre culture, confrontarsi era ricchezza, no? E quindi andare appunto a ridurre invece questa cosa e a sentirsi quasi in una gabbia, perché appunto io non sono araba, e allora che significa? Io studio tutti i giorni la cultura araba, leggo tantissimo, cerco di rimettermi in discussione. Certe volte mi dicono perché non scrivi un libro? E io dico sempre non lo posso scrivere un libro, perché io stessa quello che ho capito della danza sono pronta a rimetterlo in discussione se qualcuno mi dà una visione diversa. Quindi non si può bloccare nell'arte, nello studio, si deve fluire con lo studio, no? Non ci si può mettere nessun paletto, non si può dire ok, metto un punto a questa frase. No, è una frase che continuamente fluisce e va. E poi ti dico questa cosa che sarò magari linciata dal mondo della danza. Io sono stata l'anno scorso in Egitto e sono stata benissimo, ho studiato con un sacco di insegnanti perché io quando viaggio approfitto e studio con tutti ed è stato emozionante, ritornerò in Egitto a studiare. Ma appunto la prossima settimana vado in Argentina dove ci sono dei miei insegnanti che io amo perché sul mio corpo longilineo, sul mio modo di essere, la danza orientale nella versione sviluppata in Argentina, per me è bellissima. Io sono super emozionata che vado dai miei maestri in Argentina. E quando dico vado dai miei maestri in Argentina, ma perché non in Egitto? Perché non nel mondo arabo? Cioè, in Argentina, a parte il fatto che c'è una comunità araba in Argentina incredibile, c'è un fermento anche musicale, c'è un sacco di musicisti, di orchestre, ma poi non significa, perché appunto in Argentina hanno creato uno stile, secondo me hanno continuato quello che ha fatto Mahmoud Reda, cioè hanno continuato ad aprire la danza per il palcoscenico, quindi a creare queste linee bellissime, lunghe, che a me piacciono tanto, no? E quindi è rispettabilissimo il lavoro che hanno fatto e soprattutto a me piace. Quindi me ne vado in Egitto, sono felice, me ne vado in Argentina e sono felice. Chi vuole criticare, critichi. Certo, assolutamente. E poi, sai, anche forse c'è un po' la paura di perdere la purezza, no? Cioè, di queste arti. Allora dicono, allora il Sharky, quello classico, poi si perde. Ma ci sarà sicuramente chi è appunto appassionato unicamente alle danze Hawasi. Io seguo delle colleghe, delle danzatrici su Instagram, su internet, che sono talmente appassionate delle danze Hawasi che sono lì in Egitto, vivono con loro, comunicano rispetto a queste danze. Benissimo, cioè ognuno deve seguire, come dici tu, quello che è, che gli piace, se no che senso ha la nostra vita in generale, non solo Esatto. artistica, no? E poi tra l'altro forse io perché sono dei gemelli, segno zodiacale, e quindi mi piace esplorare tutto. L'anno scorso quando sono andata in Egitto sono andata da Kairia Mazin, Sì. che è l'ultima Gawasi, si dice che è l'ultima Gawasi vivente. Mi sono messa a parlare un pomeriggio con lei, mi ha raccontato tutta la sua vita, ci siamo messi a danzare insieme ed è stato bellissimo. Ho danzato con Dina, con Fifi Abdu e in quel momento io mi trasformo e colgo quella essenza. In un altro momento magari voglio cogliere più la tecnica e allora preferisco studiare con un maestro argentino che mi dà altro. Quindi per me la cosa più bella è riempirsi di tante esperienze e non precludersi qualcosa. Quello, perché poi se a te ti piace solo uno stile, studi solo uno stile. Però per esempio a me il Bollywood, che inizialmente mi sembrava strano sul mio corpo, perché io venivo dalle danze orientali, il Bollywood, poi quello moderno, figurati, è molto misto con l'hip hop, cioè mi sono dovuta violentare inizialmente, però mi ha dato tanto, mi ha fatto fare delle esperienze pazzesche. Noi siamo state insieme a fare uno spettacolo anche a Venezia, dove tra Sì. l'altro io, che sono l'anti-tribal fusion, ho ballato un pezzo di tribal fusion. Perché? Perché la persona che aveva organizzato ce l'ha chiesto e allora il mio corpo che tenta, magari non eccelle in tutto, perché non puoi eccellere in tutto, però il mio corpo ama
sperimentare. E quindi ci ho provato e allora ho fatto un pezzettino, mi sentivo stranissima, però ho fatto un pezzettino di Tribal Fusion con voi, i mostri sacri del Tribal Fusion. Italia, mi sentivo piccola piccola, però è stato bello anche questo. Penso che possiamo cogliere veramente un sacco di elementi chiave da questa conversazione insieme, però quella che diciamo secondo me è la più luminosa in assoluto è proprio aprire, cioè questo senso di apertura, non solo appunto insegnamento, quindi aprire il cuore, aprire la mente, aprirsi alla comunità, ma anche proprio tu come artista, come danzatrice, apri, senti che ti ispira qualcosa, vai. Cioè, non limitare, apri tutti i porti, apri tutte le porte e fluisci e vedi che cosa ti porta la vita, perché quando apriamo le porte poi arrivano anche delle cose, no? Interessanti. Se ti chiudi non arriva niente. Soprattutto arriva la consapevolezza di cosa, se tu ti sperimenti, cioè sperimenti qualcosa che è lontano da te, puoi capire se quel qualcosa, cioè noi, sia io che tu, perché abbiamo avuto questa esperienza simile, magari siamo arrivate in una lezione di Bharatanatyam che dicevamo, boh, chissà com'è questa cosa, andiamo. E poi, folgorate, Sesca, che cos'è questa cosa meravigliosa, no? E quindi se non hai quello spirito che ti porta in quel viaggio, perché ogni cosa è un viaggio, no? Se tu non sei pronto con la valigia a partire, non arrivi da nessuna parte. Se invece parti, magari sperimenti qualcosa di interessante. Questo non significa, appunto, lo puntualizziamo, che non bisogna studiare sempre, perché trovi nello studio, però lo studio non deve essere anche là limitato, deve essere aperto anche lo studio. Cioè, anche perché ci sono tante visioni diverse, per esempio anche degli storici, di alcuni argomenti storici del passato. Non è che abbiamo un video, che a parte che oggi si possono manipolare anche i video, no? Però nel 1700 non c'era un video che riprendeva determinate cose, no? Quindi noi come sappiamo le cose? Attraverso i viaggiatori che li scrivevano. E i viaggiatori erano degli esseri umani, delle persone che vedevano delle cose con il loro occhio, con il loro filtro. Quindi verità assolute non ce ne sono, ci sono punti di vista e quelli secondo me dovremmo cavalcare anche nella danza. Wow, grazie Sara. Secondo me abbiamo fatto un super viaggio, appunto, a proposito di Cosa? viaggio. Abbiamo veramente toccato tante cose super belle e sono molto grata di questa conversazione oggi con Grazie, te. anch'io, anch'io. Grazie. Grazie, grazie mille. A E a presto. presto, grazie. Grazie mille per aver ascoltato questa intervista e essere stato qui con noi. Spero che tu abbia trovato ispirazione per il tuo viaggio nella danza. Thank you so much for being here listening to this interview. I hope you found inspiration for your dance journey. If you like this video and would love to see more about these topics, I encourage you to subscribe to my channel because every week I will be sharing more videos about Fusion Belly Dance. Se questo video ti è piaciuto e vorresti vedere altri contenuti di questo tipo su questi argomenti, ti invito a iscriverti al mio canale perché ogni settimana pubblicherò dei nuovi video legati al mondo delle danze Fusion Belly Dance. Grazie di nuovo e alla prossima. Thank you so much and I'll see you soon.